Salve a tutti, quest'oggi io parlerei di un tema abbastanza interessante, abbastanza vasto, che è il masochismo e il sadismo. Sono stati scritti fiumi di parole su questi due particolari essenze dell'uomo, ma sempre senza mai guardare nelle cause, come al solito. Cioè si guardano i sintomi, gli si danno dei nomi, poi gli si mettono le iniziali, e doc, dic, duc, cor, eccetera, ma non si capisce niente del perché si formano. Questa è la normalità. Nessuno guarda il perché nessuno ha cercato dentro di sé il sadismo, il masochismo, o almeno un accenno di quello, perché le cose che possiamo sapere sono quelle che sperimentiamo, non quelle che pensiamo, perché noi pensiamo con la mente condizionata. Se la mente condizionata cade, neanche pensiamo, o almeno pensiamo in maniera ragionevole, non come perdita di tempo come facciamo di solito, e quindi non si capisce niente del perché sorgano certi stati d'animo. Dunque il masochismo è ritenuto soprattutto femminile, e in effetti lo è, perché, scrivono alcuni studiosi, la donna è portata a sottomettersi, a sottostare. Non è vero. La donna ne hanno fatte di tutti i colori per sottometterla. Il matriarcato ha dimostrato il contrario. Naturalmente poi un sacco di gente dirà che il matriarcato non è esistito. D'altronde ancora si dice che noi non discendiamo dalla scimmia, no? Noi discendiamo dall'uomo scimmia, dalla scimmia uomo, da un essere che era tra l'uomo e la scimmia. Mille distinguo. È tutto per negare che basta mettere vicino l'uomo a una scimmia e si capisce che hanno molto in comune, no? E che spesso uno scimpanzé ha l'intelligenza di un bambino di 4-5 anni, eppure di più. C'è stata un'epoca in America in cui hanno tentato di mettere alla catena di montaggio degli scimpanzé, gli davano delle remunerazioni, no? Gli davano delle cose da mangiare e quelli lo facevano. È successo l'ira di Dio. Badate bene che quegli animali non erano forzati a farlo, cioè non è che li punivano per farlo, anche perché non si riusciva. Venivano incentivati con cibo buono, no? Con delle leccornie, delle cose, e quelli lo facevano volentieri. È successo l'ira di Dio in America, è successo. È accaduto che hanno fatto dei convegni, si sono raccolti intorno alle tavole rotonde. La paura che lo scimpanzé potesse sostituire l'uomo. Non l'hanno proibito perché era un lavoro e povere bestie non dovevano lavorare, no, perché potevano sostituire l'uomo, quindi potevano dimostrare di essere intelligenti quasi come l'uomo. Oddio. Allora, le donne hanno detto che erano masochiste perché erano portate a farla, mentre l'uomo non era portato, e se era masochista qualcosa non andava bene, anzi andava molto male, perché inficiava la preponderanza del fallo, perché il fallo era qualcosa da adorare, come potenza, no? Ora, dovete sapere che nelle antiche dee la vagina veniva portata in processione, dopo è stato portato in fallo, ma non perché consideravano la vagina forte, ma perché produceva, perché la madre terra produceva figli. Ora è anche vero che il fallo fa figli a sua volta,
però non è per quello che è stato adorato, ma per il suo potere, quindi per la capacità di sottomettere, di combattere, di aggredire. Tutto il contrario della capacità di partorire, di creare, di inventare. E allora diciamo che mentre c'era il matriarcato, le donne non erano sicuramente masochiste, lo sono diventate col patriarcato. Ma io ricordo quando andavo al supermercato, c'erano delle bambine di 5, 6, 7 anni che stavano accanto alle madri e dicevano: mamma, ma sarebbe bene che compri questo, guarda un po' cosa c'è, eccetera, no? Le bambine parlavano, i maschietti correvano qua e là impazziti per il supermercato e le madri non gli dicevano niente, perché c'è una diversa educazione di maschi e femmine. E il fatto che le donne, le bambine, siano precoci rispetto ai maschi, a mio avviso, non è perché siano più intelligenti, ma è perché sono allevate in maniera diversa. Cioè loro sono costrette a essere riflessive, i maschi manco per niente. Se una femminuccia si permette di fare quello che fa un maschio non va bene, sembri un maschiaccio, e allora diventa accio. Diciamo che le femmine sono maltrattate più dei figli maschi, perché spesso le madri hanno una preferenza per i figli maschi. Perché? Perché loro sperano che il maschio divenga il loro maschio da adulto, che anziché andare contro la madre segue la madre, cioè che lo difende in quanto maschio quindi forte, e che sta dalla parte della madre, non è come il padre che spesso è avversativo nei confronti della moglie, no? Quindi della partner, della madre. E allora le donne spesso adorano questi maschi perché sono forti, mentre non amano le figlie femmine o le amano di meno perché sono deboli, scambiando la loro sensibilità per debolezza, in quanto le donne sono più sensibili dei maschi, questo è vero, ma questo dovrebbe essere visto come un dono, come una qualità, non come un difetto. D'altronde siamo nel patriarcato dove quello che vince è il potere, non la sensibilità. Allora, sul sadismo e soprattutto sul masochismo sono state scritte tante cose. Il sadismo si sa cos'è. Il sadismo è il piacere di praticare il potere su altri esseri più deboli e farli soffrire. Si prova un piacere, spesso anche sessuale, nel fare questo, perché finalmente l'essere si sente potente. Come si è sentito schiacciato dai genitori nell'infanzia, così si sente potente da adulto. Allora, la consolazione del maschio è che da piccolo viene trattato male come tutti i figli, da grande però acquisisce un potere. Naturalmente qui verranno fuori i maschi, diranno: ma questo non è più così, questa era una volta, oggi è il contrario, oggi dominano le donne, dominano le donne. Ne fanno fuori una al giorno qui in Italia. Però dominano le donne, in ospedale ci vanno le donne con le ferite, con le ammaccature, non gli uomini, però governano le donne. Ma le donne possono fare
possono far star male gli uomini in un altro modo. Un conto è far star male, un conto è usare la violenza. Cioè, se io dico a una persona: se non fai questo ti tolgo l'amore, o se non fai questo ti prendo a schiaffi, c'è una bella differenza. Uno all'amore può anche dire: va bene, faccio a meno. Gli schiaffi, quelli non se li può togliere se è più debole. Io vorrei vedere se il vostro capo ufficio venisse da voi e quando sbagliate vi prendesse a schiaffi, se la pensereste nello stesso modo. Allora, il sadismo è un desiderio di sopraffazione che deriva dalle sopraffazioni che l'individuo ha subito. Tempo fa qualcuno mi ha detto: ma lei non parla del fatto che chi maltratta gli altri è stato maltrattato? Come no? Lo dico sempre. Tutti i maltrattamenti vengono da maltrattamenti subiti. Anche Hitler è stato maltrattato, però me la prendo lo stesso con Hitler, perché ci sono tanti altri che invece non si rifanno sugli altri e restano con il loro ruolo di vittime. Ma la cosa più evidente è che nell'essere sadici questi soggetti provano un piacere che è più frequente negli uomini che nelle donne. Ma anche il masochismo è un piacere. E tanti ne parlano, ma nessuno spiega il perché. Perché è facile capire il piacere del sadico, no? È quello che ha le redini, è quello che può fare quello che vuole, è quello che può dare dolore, può dare o non dare dolore, è quello che ha le armi in pugno, quello che comanda. Ma il masochista perché ha piacere? Nessuno lo spiega. Qualcuno dice: il masochista ha subito qualcosa nell'infanzia. Sì, sicuramente. E perché gli piace? Quello che gli psicologi non spiegano mai è il perché delle cose, perché non si immedesimano e quindi non capiscono, perché non hanno fatto una strada su se stessi e ci vanno di testa. Il masochista è uno che è disposto a subire grandi dolori purché l'altro si prenda cura di lui. Questo è tutto il segreto. Allora, se il genitore maltratta il bambino, ma il bambino pensa che poi alla fine lo difenderà, il bambino accetta il maltrattamento, perché alla fine il padre o la madre si prenderanno cura di lui. Quindi è: maltrattami, ma salvami. Naturalmente il figlio non sa se verrà salvato o meno, lo presuppone, perché tutti i figli si aspettano protezione e salvezza dai genitori, tutti, nessuno escluso. Allora il bambino pensa che se accetterà i maltrattamenti del genitore, poi alla fine il genitore lo salverà. Da chi lo salverà? Anzitutto dal genitore cattivo, perché in genere lui lo cancella. Quindi sa che c'è un personaggio cattivo che non sa chi è, e il padre buono, che non esiste, ma che lui presuppone, lo salverà, sa che lo salverà da quello cattivo, da qualcuno cattivo che non sembra un genitore, ma lo è. Per cui il masochista è quello che dice:
fai di me quello che vuoi, ma salvami. E quindi trova un piacere nel fatto che l'altro lo maltratta, perché automaticamente se lo maltratta si prende cura di lui, lo prende in carico come lui sa fare, nell'unico modo che lui sa fare o nell'unico modo in cui lui genitore vuole fare, cioè trattandolo male. Lo tratta male, però lo nutre, lo veste, lo fa crescere. A questo punto, nell'animo del bambino, il masochismo è l'idea che se verrà trattato male, verrà preso in cura. Qualcuno si occuperà di lui. E questo gli dà un piacere. Perché un piacere erotico? Perché il genitore che l'ha sadicizzato ne ha tratto un piacere erotico. Il bambino se n'è accorto. L'abuso dei bambini, l'abuso sessuale dei bambini, quell'abuso che tutti mi domandano, ma che vuol dire? Cioè, ancora me lo chiedono. Allora, togliete dal rapporto sessuale la penetrazione, perché altrimenti i piccoli vengono uccisi, e fate tutto il resto. Semplice. Molti dicono, ma io non riesco a capire come la madre, cosa possa fare la madre sul bambino piccolo, perché se lui non arriva all'erezione, che c'entra l'erezione? C'entra quello che la madre lo obbliga a fare o gli fa, esattamente come il padre con la figlia femmina. E il figlio o la figlia hanno l'esatto concetto, hanno l'esatta consapevolezza che in quel momento lui è un giocattolo nelle mani del genitore, che sta provando il suo piacere e che trae piacere anche dal suo terrore, per cui capisce di essere nelle mani di un pazzo sadico e teme per la sua vita, e da qui vengono gli attacchi di panico in generale. E poi mi domandano, ma gli attacchi di panico vengono sempre da un abuso sessuale? No, non è detto. Può darsi che ci sia un padre o una madre che vi abbia torturato. In questo caso avete avuto paura di morire nello stesso modo. Ma questo succede raramente. Quello che succede spesso è l'abuso sessuale. Allora, il masochismo è: fai di me quello che vuoi, ma io non ho più responsabilità. Io sono un bambino piccolo, ritorno ad essere un bambino piccolo, sono nelle tue mani e sto bene. Se tu mi fai del male, vuol dire che ti prendi la responsabilità di me stesso. Io non devo pensare più a niente, ci sei tu. Tu sei il mio Dio che fai di me quello che voglio. Non è così staccato dall'uomo questo concetto, se pensiamo solo alla pazienza di Giobbe, no? Giobbe che non ha fatto niente di male, è bravissimo, ama il Signore, eccetera, eccetera, il diavolo tentatore che tenta anche Dio, e Dio si fa tentare. Poi si lamenta che il diavolo tenta gli uomini, ma se si fa tenta a lui. Vabbè. Gli dice, beh, grazie, gli va tutto bene, ti credo che ti ama e ti adora, vorrei vedere se gli va male, no? E allora Dio dice, ah no, non è così, anzi, adesso gli mando qualche calamità e vedrai che lui mi ama lo stesso, che poi se gli manda le calamità, perché lo dovrebbe amare questo povero disgraziato? Non si capisce, perché è un masochista, logico, no? E Dio gliele manda le calamità. E Giobbe, che è un masochista, grazie, grazie Signore, come ti amo, quanto ti voglio bene. È quello che succede con tanti figli con i genitori, no? I genitori sono pessimi genitori, i figli li amano tanto, perché non sanno ancora, stanno male, però non sanno che sono i genitori che li hanno trattati così. Pensano che i genitori sono bravi e buoni.
e la maggior parte sono carogne, perché la maggior parte dei genitori non amano i figli e molti genitori abusano dei figli. Questa è la realtà che nessuno vuole sapere. Quindi se da una parte c'è un masochista, dall'altra parte c'è un sadico. Allora, Giobbe ama Dio anche quando Dio gli ha tolto tutto. Poi c'è Jung, mi pare, se mi ricordo bene, che a un certo punto dice sì, però Dio a un certo punto promette il Cristo. Sti cavoli. Promette il Cristo che verrà sacrificato a sua volta, perché così Dio non si incavola più e non se la prende con gli uomini. Allora, sto Cristo chi è? È il figlio di Dio? No, è Dio stesso, è la terza parte di Dio. Mettetevi d'accordo. Se è Dio stesso non può essere la terza parte di Dio. Perché dovrebbe morire? Perché Dio qualcuno lo deve torturare, se no non è contento, perché è solo questo, no? Può essere la ragione. Perché Dio deve far morire Cristo per placarsi nel senso di non mandare più sventure all'umanità, ma tanto gliele manda lo stesso. Cos'è cambiato con l'avvento di Cristo? Allora diciamo che già nell'uomo rispetto a Dio c'è un masochismo, no? Nel dire Dio mi ama tanto, però mi manda tutte le sventure, ok. È la stessa cosa che pensa il bambino del genitore. Il genitore mi manda tutte le sventure, però mi ama tanto e alla fine mi salverà. Per capire il sadismo non ci vuole una grande intelligenza, il sadismo è il piacere di essere potenti. Se io sono potente, nessuno avrà potere su di me. Più sono potente, meno gente avrà potere su di me. Il sadico fa agli altri quello che un altro sadico ha fatto a lui, quello che il genitore sadico ha fatto a lui, che lui non ricorda. Però lui non accetta di aver avuto questa parte passiva, vuole avere una parte attiva ed essere un carnefice come il genitore, per cui diventa a sua volta sadico e rifà agli altri quello che gli è stato fatto. Così lui collude col genitore sadico e non accetta la sua parte passiva, non accetta la sua parte vittima. Una parte vittima che poi può essere o può non essere masochista. Diventa masochista quando pensa che se sarà vittima, se si offrirà a lui come vittima, sarà ancora più amato. Beh, tutti quelli che nell'Opus Dei se crocifiggono, non esatto, si mettono i cilici, se fustigano, eccetera, eccetera, quelli che sono? Non sono masochisti? Presuppongono che Dio sia sadico perché gli piacciono queste cose e loro sono masochisti che provano piacere. O provano piacere oppure pensano che è l'unico modo di salvarsi da un Dio che sarebbe ancora più sadico. Quello che l'umanità non riconosce dietro al masochista è che questo suo abbandonarsi al dolore, ma pure alle umiliazioni, pure ad essere adoperato, pure a rinunciare alla sua dignità. Ci sono alcuni che lo fanno fisicamente, altri che lo fanno moralmente, ci sono alcuni che vogliono essere umiliati solo psicologicamente, no? Che fanno gli schiavetti praticamente. Ci sono quelli che invece vogliono essere non solo umiliati ma anche malmenati, maltrattati, cioè vogliono provare dolore fisico, che è naturalmente molto più grave. Un conto è quello ritualizzato, che è quello psichico, no? Allora c'è quello che
mentre fa sesso dice sculacciami e quell'altro lo sculaccia, perché gli rifà quello che gli ha fatto il genitore. Lo maltratta, però in una maniera non eccessivamente dolorosa. Ci sono quelli che si fanno fare del male molto forte, in maniera molto forte, e a volte finiscono pure all'ospedale. C'era un locale a Roma quando ero giovane, si vedevano scene anche divertenti, dove c'erano le drag queen, spettacoli, eccetera, e poi c'erano delle scene meno belle in cui si vedevano persone che si facevano maltrattare, che erano masochisti, e si vedeva il sangue che scorreva in scena. E lì ci andò un mio paziente che era gay e disse no, io questo non lo sopporto assolutamente, questa cosa mi sembra insana, assurda, e se ne andò. E credo che sia stato chiuso poi per queste ragioni quel locale. Non so se poi ha riaperto, non so nulla. Quindi il masochismo è un modo per consegnarsi, fai di me quello che vuoi, ma prenditi cura di me. Prenditi in carico di me. Prendimi in carico. Cioè io faccio qualsiasi cosa, soffro qualsiasi cosa, ma tu pensi a tutto. Tu sei responsabile di me, io non devo pensare più a nulla, non devo avere più paura. Se mi maltratti e mi umili, vuol dire che ti prendi cura di me. Quindi finché la cosa è legata a un'umiliazione, al dolore psichico, ha già un'altra connotazione. Quando arriva la connotazione fisica, cioè di procurare dolore, di fare male, beh, lì cambia molto e lì cominciamo a entrare nella psicosi, sia di chi la fa sia di chi la riceve, perché si perde il contatto con la realtà. Lì il carnefice diventa onnipotente e il masochista sente l'altro onnipotente, cioè non vedono più la realtà. Sadismo e masochismo vengono esclusivamente dall'infanzia, dal fatto che si è subito abusi sessuali nell'infanzia, abusi sessuali che non si ricordano, ma che hanno trasformato la persona in masochista o in sadico. Poi, essendo in un clima patriarcale in cui l'uomo ha più potere della donna ed ha anche una forza fisica che lo protegge, spesso esercita questo potere sulla donna. Non è che la donna sia portata al masochismo, è che la donna è costretta a subire il masochismo, molto diverso. Gli stupri li fanno alle donne, non agli uomini, perché l'uomo vuole sentirsi forte nonostante lo stupro subito, perché chi li fa li ha avuti, sia chiaro, chi fa gli stupri ha avuto stupri, chi desidera fare stupri alle donne ha avuto stupri a sua volta da un genitore, e da qui non si esce. Se desiderate stuprare vuol dire che siete stati stuprati, per cui preoccupatevi innanzitutto del vostro stupro, perché ne soffrite moltissimo. E tutto quello che fate per sentirvi forti, più forti degli altri, è la conseguenza di quello che avete subito dal genitore. Se non vi accorgete di quello, tutto il resto è inutile. Se rifiutate che i vostri genitori vi abbiano fatto questo scherzetto, non capite nulla e non ne uscite mai fuori. E siete perennemente infelici, anche quando siete carnefici, perché siete infelici pure come carnefici. Un saluto a tutti, alla prossima.